Vedete che appunto la prima slide di presentazione vi mostra già quello che è in sintesi poi questa mappa. È una mappa natale, ok? Quindi il Bazzi è la lettura astrologica del nostro tema natale. Ecco, fondamentalmente quello che voi avreste se andaste da un astrologo occidentale che vi dice che siete gemelli, ascendente cancro, eccetera, quali pianeti erano maggiormente presenti in quel momento, come vi influenzano, quali tipo di movimenti astrali ci sono stati, eccetera. Quindi fondamentalmente è l'aspetto energetico che noi assorbiamo nel momento in cui nasciamo. Ok? Ovviamente il Bazzi si basa sul calendario cinese, che è diverso da quello che utilizziamo noi, dal calendario gregoriano. Allora, come vedete, è una filosofia che ha un'origine antichissima, così come tutte le filosofie orientali, e tratta appunto l'analisi astrologica. E che cosa ci dà? Ci dà appunto quello che potrebbe essere la macro caratteristica personale nostra. Quindi abbiamo tutta una serie di aspetti energetici che a seconda dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora e del luogo in cui siamo nati abbiamo assorbito. Quindi questo antico sapere consente di leggere in modo dettagliato i flussi potenziali che interagiscono nel tempo con la vita di una persona, attraverso appunto anno, mese, giorno e ora di nascita. Pensate che ovviamente parlando di migliaia di anni fa, questo antico sapere era a servizio dell'imperatore, cioè del potere, così come il Feng Shui, per chi di voi già ha approcciato l'aspetto invece dell'ambiente. Quindi, ovviamente, oltre che l'imperatore era sicuramente una persona nata in un particolare momento e quindi era eletta perché aveva delle caratteristiche particolari, sicuramente questo era importante, ma lui stesso per scegliere i suoi collaboratori faceva questo tipo di analisi, quindi aveva il suo consulente, ecco il suo consulente di Bazzi, quello che potrebbe essere anche la figura odierna di tanti maestri che lo utilizzano, che andava a vedere l'aspetto astrologico della persona per capire se l'imperatore poteva ovviamente fidarsi e quale tipo di mansione soprattutto poteva dargli. Quindi ovviamente non siamo tutti uguali, no? Non abbiamo tutti le stesse potenzialità, non abbiamo tutte le stesse caratteristiche, e quindi se c'era la persona più adatta a fare il generale, quindi la carriera militare, aveva delle caratteristiche, mentre probabilmente quello che aveva più caratteristiche filosofiche o aspetti più legati allo studio, all'aspetto accademico, era magari adatto a fare il consulente di un altro tipo per l'imperatore. Ecco, quindi immaginate che questo antico sapere aveva questo scopo. Quello che noi insegniamo nell'Accademia oggi e quello che io introduco questa mattina è il risultato di diverse conoscenze che il mio maestro ha appreso dai master internazionali. Qua avete alcuni nomi, così potete in qualche modo anche informarvi se lo desiderate e avete delle basi concrete su cui capire e vedere che noi abbiamo lo studio incorporato un po' di tutti questi personaggi che oggi, nei nostri giorni, lo utilizzano e che fanno i consulenti. Ok, ci sono maestri che decidono di seguire soltanto questa parte astrologica, anche se sono maestri Feng Shui, ma alcuni si indirizzano maggiormente sull'aspetto astrologico, quindi si può scegliere di seguire questo percorso, di approcciarlo e di studiarlo a fondo perché è molto molto complesso, ma se uno si appassiona, si sente
particolarmente predisposto può andare avanti e approfondire e farne un mestiere, diciamo. Quindi ci sono anche i software oggi, ovviamente, per calcolare questa mappa, quindi per inserire i dati della persona e esce fuori quindi la sua mappa natale, che però per interpretarla ci vuole tanto studio, ve lo assicuro, è molto complessa. Ovviamente è uno strumento come tanti altri noi oggi abbiamo a disposizione per conoscere meglio noi stessi, per approcciare delle parti di noi, per conoscere delle parti di noi che magari non avevamo ancora scoperto e quindi magari essere facilitati nel scegliere una professione, nel scegliere i nostri collaboratori, nel fare alcuni passi importanti nella nostra vita, perché più ci conosciamo e più abbiamo la possibilità ovviamente di muoverci meglio nel flusso della vita. Appunto, qua vi dice, per vedere i potenziali di una persona, la sua personalità, la sua compatibilità con possibili partner lavorativi e sentimentali. Ovviamente si apre un mondo. Capite che è un argomento molto molto complesso, però uno strumento veramente molto potente se lo si conosce bene. Bene, sfattiamo il mito della divinazione, quindi a noi interessa farvi capire che lo strumento che vi proponiamo e i corsi che vi proponiamo su questo aspetto sono basati su questo studio antichissimo, ok? Da sempre utilizzato, ancora oggi è utilizzato, perché appunto se ci sono persone che decidono di fare solo i consulenti Bazzi, vuol dire che vengono chiamati da personaggi importanti, da grandi aziende multinazionali, che vogliono fare quello che faceva l'imperatore migliaia di anni fa, cioè scegliere i loro collaboratori sulla base delle loro attitudini. Ok, quindi vanno a vedere il Bazzi, la carta. Quindi non è una divinazione, è una descrizione generale di come si muovono le energie per la persona analizzata. Ok? Quindi non è una magia da questo punto di vista, non è una divinazione. Vi spiega appunto che i 4 pilastri sono il terreno della persona, sul quale con il passare della vita la persona stessa avrà modificato il terreno di partenza, quello che vi dicevo prima. Con le nostre scelte, con lo scorrere della nostra vita, noi andiamo a modificare in parte quella base fissa, in quanto avrà impiantato una serie di alberi e vegetazione che sono le sue scelte dovute al libero arbitrio. Quindi la lettura del Bazzi è la lettura di come la persona ha utilizzato tali energie. Allora, a cosa serve quindi? Proviamo a vedere quante utilità può avere. Allora, può essere utile nella scelta della professione, il Bazzi. Ci sono tante persone che stanno per finire, giovani, che stanno per finire gli studi o che devono scegliere quale ramo di studio approcciare. E allora questo strumento viene in aiuto perché si vanno a vedere che tipo di attitudini ha la persona. Maggiormente si va a vedere l'equilibrio delle sue energie e lo squilibrio per andare ad aiutarlo a fare la scelta che porti all'equilibrio. Nella scelta di un partner lavorativo, abbiamo detto, quindi nel fare una società, quindi avere poi un rapporto stretto con una persona, allora si va a vedere che tipo di energie, se sono compatibili, ovviamente anche nell'aspetto sentimentale. Si possono vedere tantissime cose, perché il Bazzi è uno strumento che può arrivare ad un dettaglio pazzesco. Quindi se vi appassiona si può andare avanti veramente a trattare argomenti molto particolari. Questo è come si presenta l'aspetto dei 4 pilastri con il programma che viene dato per chi farà il corso. Viene dato in dotazione questo programma che ovviamente è il software che calcola
questi 4 pilastri che, come vedete, appunto sono anno, mese, giorno e ora. Ok? E questo tipo di rappresentazione vi fa chiaramente vedere che ci sono due componenti principali, cioè la parte sopra che vi parla di legno, terra, quindi di elementi, e la parte sotto che invece vi parla di animali. Ora che vi spiego un pochettino meglio che cosa significa, capirete meglio. Però vedete che intanto vi sta dicendo che la vita è la congiunzione tra la parte invisibile con quella visibile. Allora, la parte invisibile è quella che sta in alto, quindi quella legata al cielo, per ritornare al discorso cielo, uomo, terra. Quindi gli steli, definita la parte invisibile, sono quelli che vedete in alto, cioè gli elementi. Quelli che vedete sotto, gli animali, sono chiamati rami terrestri, quindi sopra abbiamo il cielo, sotto abbiamo la terra sempre. Ok? Il cielo emette, la terra riceve e restituisce l'influsso all'uomo. In quell'anno lì è stato un anno difficile? Ti è successo qualcosa di particolare? Perché lì si va ovviamente ad avere il confronto di che tipo di energia è arrivata quell'anno lì e di conseguenza che cosa ha portato alla persona. È fondamentale. Io vi assicuro che negli anni ho visto delle congruenze pazzesche, ok? Cioè l'anno in cui si è avuto i figli, l'anno in cui ci si è separati, l'anno in cui è mancato magari un nonno o si è avuto un conflitto con un genitore. Cioè queste cose coincidono perché il Bazzi parla chiaro, ma la difficoltà enorme è saperlo interpretare. Quindi qui dentro abbiamo un po' tutto, è bellissimo ed è estremamente utile conoscere questa parte prima di tutto di noi stessi, dopo che poterla offrire a un eventuale cliente o persona. Partiamo dal sistema semplificato che quindi ci fa vedere i 4 pilastri, ok? Lasciamo da parte il tempo che è un fattore troppo grande di cui parlare. Allora, torniamo ad avere anno, mese, giorno e ora. Abbiamo detto che sopra abbiamo gli steli, quindi i 5 elementi, e sotto abbiamo gli animali. Allora, come si legge la faccenda? Questo corso base non è il corso professionale, pacchetto completo dell'accademia, ok? Chi poi, abbiamo deciso di fare questo passaggio intermedio, ok? Quindi chi resta affascinato e vuole iniziare ad approfondire la possibilità di fare questi 2 incontri con me, il sabato e la domenica che vi ho detto, al costo di 200 euro, quindi veramente una cosa easy, in cui però io vi darò comunque del materiale, una cartella di lavoro con delle slide, eccetera, la base. Ok, questo, dove andremo a fare questa lettura che più o meno vi introduco adesso per ognuno di voi, fatta in maniera ovviamente il più dettagliata possibile, legata proprio a questi 12 animali, con le loro caratteristiche e quindi con i loro elementi, come interagiscono e come parlano di noi, in che aspetti. Poi chi appunto allora resta emozionato e si innamora del Bazzi, si può fare poi il corso professionale, che è quello che è appena finito, uno è appena finito adesso, ma facendoli online si organizzano, non è un problema, e poi quindi va avanti, ok? Però la possibilità che vogliamo dare dopo il webinar è quella di fare un piccolissimo primo approccio, però che già vi dà la lettura del Bazzi secondo gli animali e gli elementi. E vedremo questo giorno, che vi spiegavo prima, questo elemento del giorno. Allora, la lettura del Bazzi, così vi spiego più o meno anche un po' l'ordine, si fa della mappa, si fa dall'anno verso l'ora, ok? A livello diciamo di flusso energetico e di cronologia si parte dall'anno e si va verso l'ora, ok? È un po' diciamo anche una linea temporale, anche se poi non ha
non ha così tanta rilevanza quando uno effettivamente va a leggere la mappa sul momento, però a livello di cronologia la lettura è anno, mese, giorno e ora, perché vedremo che l'anno ha delle sue caratteristiche, delle sue proprietà e gli altri altre. Ok, allora vediamo che cosa significa innanzitutto l'animale dell'anno, perché vi ho detto che la prima lettura del Bazzi che vogliamo far imparare, diciamo, che vogliamo dare, è quella legata agli animali, perché sono, come vi ho detto, i contenitori. Allora, l'animale dell'anno è un'energia fissa, definita e pubblica. Questo è il tuo aspetto pubblico. Cioè l'animale dell'anno vi parla di come vi vedono gli altri, di come voi vi mostrate al primo approccio. Ok? Per questo è anche il più lontano ed è il primo che si guarda. Quindi l'animale dell'anno ci funge da scudo, da primo scudo del tempo, perché quando il tempo arriva e magari ci molla le batoste, il primo con cui entra in contatto nella nostra carta Bazzi è l'anno. Energia fissa, definita, pubblica. Come appariamo e siamo visti, maschera, scudo, controparte del sole. Vedremo perché controparte del sole, ma quindi l'anno vi dà la caratteristica vostra, pubblica, come vi mostrate agli altri. Ovviamente può essere molto diverso da come siete interiormente davvero. Ok? Iniziamo a vedere le prime caratterizzazioni. Infatti, l'animale del mese, che è quello che viene dopo, invece è l'energia mobile, interna, dinamica, atteggiamento sociale, benzina della nostra energia per relazionarci al pubblico. Atteggiamento sotterraneo che muove tutto. L'animale del mese, come vedete, sopra c'è scritto sole, e prima c'era controparte del sole. L'animale del mese è l'animale più importante nella nostra carta Bazzi, perché è la nostra benzina. Ok, quindi vedete come cambia la caratterizzazione rispetto alla posizione che hanno questi animali. Allora, l'animale dell'anno è come ci vedono gli altri, come ci mostriamo, ma l'animale del mese è ciò che sta dentro, è ciò che muove tutto, è l'energia di fondo che come animale governa la mappa ed è quello che in primis si mette in relazione a quello stelo del giorno, cioè all'elemento che avete nel giorno. Ok? Il sole viene definito il sole perché è quello attorno a cui gira tutto il resto della mappa. Fondamentale l'animale del mese. Ok? L'animale del mese quindi sta dentro l'animale dell'anno. Ok? Capite la valenza? Quindi possono essere molto diversi. La mappa, schiaccia una freccia in alto, calcola la carta ed eccola qua. Vedete i nostri pilastri? Anno, mese, giorno e ora. Non guardate ancora tutto il resto, ovviamente, perché è il grande calderone, ma concentriamoci su quello che abbiamo detto finora. Anno, mese, giorno, ora. Eccoli qua. Allora, Grazia è nata nell'anno del cane, nel mese del gallo, nel giorno del maiale e nell'ora della scimmia. Ok? Allora, vogliamo provare a vedere che cosa significa essere nati nell'anno del cane, ad esempio? Quindi abbiamo detto che il cane è come ci mostriamo agli altri, al pubblico, è come gli altri ci vedono. Allora, il nostro cane, il cane è l'animale per eccellenza della fedeltà, no? Giusto? Cioè, gli animali come li conosciamo hanno, ovviamente si portano le loro caratteristiche, non vanno fuori
dagli schemi che conosciamo. E abbiamo detto che il cane è un animale che porta la terra. Yang terra, vedete nelle sue radici? Quindi terra, metallo, fuoco. Ok, allora, un cane di metallo abbiamo nell'anno. Allora, pronto all'azione, sincero, fedele, onesto, leale, affidabile, ha passione per la giustizia e l'imparzialità, pessimista, possessivo, protettivo, diffidente. I nati sotto il segno del cane sono delle persone leali e oneste, ovviamente caratteristica del cane, su cui si può fare sempre affidamento. Il cane è uno dei segni più simpatici dello zodiaco cinese, di solito sono un po' solitari e spesso non riescono a integrarsi completamente con gli altri, ma per le persone care sono disposti a farsi in quattro. Di solito la loro moralità è molto elevata e il senso del dovere li contraddistingue in numerose situazioni. Sono sempre pronti ad aiutare un amico e per questo motivo gli amici sinceri che hanno vicino gli vogliono molto bene. Altra caratteristica del cane è l'essere protettivo e un punto di controllo per le persone care. Ok? Allora, Grazia si mostra agli altri così, cioè gli altri la conoscono di primo avviso come una persona affidabile, come una persona protettiva, una persona che si prende cura degli altri, leale, sincera. Ok? Prima lettura. Noi vediamo Grazia come una persona così come abbiamo letto adesso, ma il motore suo interno invece qual è? È quello del gallo. Quindi in realtà ha un motore che parla di creatività, di carattere stravagante, mutevole. Quindi vedete come cambia, cioè noi la conosciamo e la approcciamo e la vediamo come una persona posata, stabile, affidabile, leale, cane. Ma in realtà lei dentro ha un'energia molto più dinamica. Molto più impulsiva anche. Ok, vedete che il gallo porta spirito creativo, franco, artista, buona capacità di concentrazione, onesto, tenace, leale, quindi resta questo aspetto della lealtà e dell'onestà, della verità, della puntualità, molto preciso perché il gallo lui è il re del pollaio, quindi è un personaggio mica da ridere, con un caratterino interessante, ok? Persone concrete, non si fanno fermare facilmente dalle difficoltà, il successo per loro è molto importante nella vita, la loro forza li rende molto amabili e ricchi di fascino, perché il gallo ovviamente è fascinoso, e fa parte del suo ruolo, no? E quindi se non avete altre domande ci salutiamo, ma innanzitutto vi ringrazio perché avete fatto, cioè avete partecipato, mi avete fatto domande, sono contenta, vuol dire che è fondamentale, spero di avervi incuriosito e di rivedervi, quindi magari di approcciare la faccenda in un altro modo. Se avete